I sentimenti che prevalgono di più in questo periodo sono la paura e la rabbia. La rabbia in particolare nasce dalla paura ed è un sentimento socialmente poco accettato, soprattutto se a provare rabbia sono le donne, a dimostrarla sono le donne, perché culturalmente non sta bene, non è elegante che una donna provi e soprattutto esprima il proprio stato di rabbia. Quindi al di là di queste stupidaggini che però sono insite, sono ben radicate nella nostra cultura, andiamo a vedere in questo video come invece sfruttare questa energia propulsiva della rabbia a nostro favore, quindi per farci del bene anziché del male. Ciao, sono Sara, professionista in discipline naturali per il benessere. Dal 2008 aiuto le persone a ritrovare il loro stato di salute e benessere attraverso lo shiatsu, la pulizia energetica e la cosmetica naturale Jalian. Regola fondamentale: identificare il malessere. Significa guardarsi allo specchio e molto sinceramente dirsi: mi sento arrabbiata, mi sento frustrata, non riesco a portare avanti i miei progetti, a portare avanti le mie relazioni, a portare avanti quello che desidero, perché sono in un periodo in cui tutto questo mi viene impedito, mi sento molto frustrata e molto arrabbiata per queste circostanze, per questa situazione. Ok, questo significa identificare il proprio stato di malessere affinché possa essere trasformato in qualche modo. Che cos'è l'energia rabbia? In realtà è un'energia propulsiva, è un'energia esplosiva in espansione che porta normalmente quindi all'attività, al movimento, alla creazione, al mettersi in modo affinché qualcosa avvenga, no? Per far succedere qualcosa. Cosa succede quando questa energia propulsiva viene tappata, viene bloccata? È un po' come quando si mette la pentola a pressione sopra una fiamma alta e le possibilità sono soltanto due. La prima è che si vada incontro ad un'esplosione e nel caso della rabbia quindi un'esplosione di ira o di violenza che vogliamo evitare, oppure una seconda possibilità è che l'energia, quindi la pressione all'interno della pentola, sfiati e si diriga verso qualcosa di più possibile, socialmente accettato. Nel caso della rabbia, quindi la reazione, una delle reazioni che può essere socialmente accettata è per le donne molto spesso questa rabbia viene deviata verso l'abuso di cibo, magari cibo spazzatura che non ci fa certo del bene, e per gli uomini magari il fatto di ammorbarsi sul divano in uno stato semidepressivo, quindi non molto utile né per la donna né per l'uomo. Ma perché succede questo? Perché ci siamo dimenticati di qual è il sentimento originale, che è la rabbia, non è la depressione da divano o la voglia di cibo, è la rabbia. E quindi rimanere nel corpo e rimanere in contatto con questo sentimento ci può aiutare anche a dirottarlo e a trasformarlo in un movimento che sia simile all'energia stessa. Quindi abbiamo detto che questa è un'energia esplosiva di attività, di movimento che va verso la creazione di qualcosa, e allora creiamo. Si tratta quindi di abbassare la fiamma sotto la pentola a pressione così da sentire il profumo di quello che si sta cucinando. Allora, uno dei modi per esprimere l'energia, la stessa energia che si trasforma in rabbia, è la creazione, creatività. Quindi io posso creare una ricetta in base a quello che sento, un bel piatto, un qualcosa di diverso, posso creare attraverso la musica, posso creare nella danza, posso creare nel dipingere, se so dipingere, posso creare qualcosa comunque con le mani, quindi con la creta. Penso per esempio agli artisti che hanno fatto questo gioiello del gruppo Above, pendente respiro, che si basa su delle pietre che sono state scelte sui principi della cristalloterapia. Vi lascio il link qui sotto se volete approfondire. Quindi creare qualcosa con le mani. Oppure rimanere sempre nell'energia del corpo, e quindi nell'energia del corpo significa iniziare a fare del movimento fisico, che può essere una passeggiata o qualcosa di più strong se la tensione è alta, oppure anche dedicarsi ad una sana attività sessuale. Andate a prendere il vostro partner che probabilmente si sta ammorbando sul divano in uno stato semidepressivo
e offritegli un'alternativa e magari fategli vedere anche questo video, così capirà perché state scegliendo lui invece della cioccolata oggi. Quindi insomma le possibilità sono diverse e la possibilità di trasformare l'energia che sta alla base della rabbia in qualcosa di più creativo è possibile e sicuramente fa del bene a te e alle persone che ti circondano. Se questo video ti è piaciuto, lasciami un mi piace qui sotto, iscriviti al mio canale YouTube Shiatsu e non solo e attiva la campanella, potrai ricevere tutte le settimane pillole di benessere in video come queste. Puoi seguirmi anche sulla mia pagina Facebook Sara Filippini Shiatsu e non solo, dove puoi unirti anche alla mia community Il Salotto di Sara e ricevere piccoli trucchetti e suggerimenti su come utilizzare la cosmetica naturale Jalian quotidianamente per il tuo benessere. E puoi anche seguirmi sul mio sito shiatsuenonsolo.com, dove potrai trovare anche le offerte del periodo natalizio e le offerte speciali per il percorso benessere con lo shiatsu e la pulizia energetica. Quindi a presto, al prossimo video!